Benvenuti sul canale YouTube di Milano Historic Cars Club e Young Timer Club Milano. Oggi vi parleremo di Fiat Barchetta, una Spider che ha saputo reinterpretare la migliore tradizione automobilistica italiana. Fiat utilizza il pianale della prima Fiat Punto, il modello 176, per realizzare Fiat Barchetta. In realtà il pianale di questa vettura era stato pensato appunto per quasi una piccola monovolume, dove l'abitabilità a bordo era il componente fondamentale. Invece su Fiat Barchetta era necessario sottolineare la sportività e il fatto di essere il più possibile a contatto con l'esterno, quasi vicini al suolo quando si guida, per avere tutte le sensazioni che la strada ti può trasmettere. Quindi il pianale di Fiat Punto fu accorciato, il passo venne accorciato e la sezione del parabrezza fu abbassata di ben 10 cm. Telai di rinforzo alla base del parabrezza, dietro il cruscotto, dove c'è la pedaliera, e dietro i ripari dei sedili per gli occupanti. Un forte lavoro di rinforzo fu fatto per donare al parabrezza la funzione di roll bar. Per le trasformazioni del telaio e degli scatolati si interperò la Ilkas, un'azienda nata da una tradizione artigianale che ormai aveva saputo conquistarsi un posto di tutto rispetto nella progettazione di strutture di alta qualità e di alto profilo professionale. Qui vennero realizzati appunto le modifiche strutturali sul telaio. Tutta la componentistica veniva trasferita alla carrozzeria maggiore, dove con altrettanta artigianalità veniva assemblata Fiat Barchetta. Carrozzeria Maggiora inoltre già si occupava in quel periodo della produzione di Lancia K Coupé e della ultima generazione della Lancia Delta integrale, la Lancia Delta Evoluzione. All'interno della carrozzeria Maggiora veniva anche affinata una tecnica del tutto artigianale chiamata brasatura. Questo consentiva di raccordare le parti frontali e posteriori, saldare la parte frontale della struttura alla carrozzeria in modo che non fossero visibili delle parti di giuntura. La scocca definita arrivava all'interno della carrozzeria Bertone, dove si procedeva alla verniciatura. Quindi una vettura di nicchia costruita con tecnologie innovative ma con una cura artigianale. Fiat Barchetta è una Spider italiana a tutto tondo, ancora interamente prodotta in Fiat, con il sapiente genio italiano che traspira da tutti i pori. Un oggetto da collezione che sta entrando nel cuore di tutti i collezionisti, anche di quelli più esigenti. Per tutta la durata della sua commercializzazione, Fiat Barchetta è stata equipaggiata con un motore 1.800 16 valvole aspirato da 130 cavalli. Il 1.800 16 valvole aspirato di Fiat Barchetta è equipaggiato anche per la prima volta su un motore Fiat di un variatore di fase, montato sull'albero a cam lato aspirazione. Questo consente di variare l'anticipo e il tempo di apertura delle valvole di aspirazione, consentendo una erogazione della coppia sempre fluida e sempre disponibile. La coppia massima la raggiungiamo a 6.300 giri. 130 cavalli a 6.300 giri consentono di far raggiungere alla nostra piccola Spider italiana oltre 200 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 di 8,9 secondi. In quel periodo il rapporto cavalli-litro era il più favorevole della sua categoria per il mercato europeo. Sull'anteriore troviamo freni a disco autoventilati di dimensioni maggiorate e freni a disco anche sulle ruote posteriori. Il sistema delle sospensioni è a 4 ruote indipendenti. Davanti troviamo un sistema MacPherson, quindi una traversa alla quale sono fissati 2 bracci oscillanti, l'ammortizzatore con la molla elicoidale e una barra stabilizzatrice. La barra stabilizzatrice la troviamo anche sulla parte posteriore, dove un telaietto ad H ospita bracci trasversali e anche qui ammortizzatori indipendenti, come già detto, a gas con le relative molle. La scelta di avere una barra stabilizzatrice sia sulla parte anteriore e posteriore, lo schema MacPherson sull'anteriore e questo caratteristico telaio sulla parte posteriore conferisce un'ottima guidabilità a Fiat Barchetta. Su questo
oggetto Fiat ha fatto uno studio per garantire una esperienza di guida innovativa per gli anni 90 e non seconda a nessun tipo di trazione posteriore. Quindi le competitor del periodo dovevano guardarsi le spalle. Per perfezionare la linea di Fiat Barchetta fu indetta una competizione interna al centro stile Fiat. 4 i progetti esaminati, 2 furono quelli che arrivarono in finale. I 2 progetti arrivati in finale furono Diavola, disegnato da Chris Bangle, e Marinara, disegnato da Andreas Zapatinas. Mentre il progetto Diavola aveva delle forti connotazioni che ritroveremo sulla Fiat Coupé che era nata un anno prima, la Marinara invece proponeva una linea sinuosa, più tondeggiante, con chiari richiami a delle vetture del passato. Lo stesso Andreas Zapatinas dichiarò che per produrre questa vettura disegnò tantissimi schizzi, era entusiasta di portare avanti un progetto del genere e si ispirò fortemente alle vetture degli anni 50 e 60. Nella sua idea c'era quella di proporre una vettura unica, simile ad esempio a quello che fu per il mondo automobilistico l'avvento sul mercato della MGA, come lui stesso dichiara nel libro Fiat Barchetta di Alessandro Sannia, edito da Edizioni Il Cammello. Sempre all'interno di questo fascicolo si fa menzione di una vicenda poco nota ai più. Fiat Barchetta doveva riportare in auge i fasti della carrozzeria Touring. Cosa c'entra la carrozzeria Touring con Fiat Barchetta come la conosciamo oggi? Inizialmente la collaborazione tra Fiat, Maggiora e carrozzeria Touring serviva per rilanciare il marchio Touring. Il nome Barchetta è il nome della Ferrari 166S prodotta nel 1947 e Barchetta in realtà è il soprannome che fu affibbiato alla vettura pronta per cimentarsi nella gloriosa Mille Miglia proprio da uno dei 4 fondatori. Da allora la denominazione Barchetta viene affiancata alle vetture di competizione, dagli anni 50 in poi. Qui mi rifaccio a un testo che è redatto dal Registro Internazionale Touring. Un gruppo di lavoro di Fiat entra in contatto con Carrozzeria Touring, che allora era rinata, Carrozzeria Touring SPA, grazie a un accordo tra Carlo Felice Bianchi Anderloni e i fratelli Marrazzi, già concessionari Alfa Romeo, che collaboravano con Alfa Romeo per produrre la blindatura ufficiale delle alfette della polizia e degli organi di Stato. Si riunì questo gruppo di lavoro, si tracciarono le prime idee di far rinascere il marchio Touring e quindi l'idea di Fiat di entrare nel mondo delle Spider serviva anche per dare un'aurea di nobiltà a questa Spider che stava per vedere i Natali, quindi stava per nascere una nuova vettura prodotta da Touring. Carlo Felice Bianchi Anderloni e i fratelli Marrazzi portarono avanti il progetto industriale, lo presentarono a Fiat e 50 prototipi già pronti vennero fregiati con l'aquilotto Touring, che è il simbolo della rinomata carrozzeria, già fissati sul frontale e sulla parte posteriore. L'accordo poi sfumò, nonostante fossero state già prodotti dépliant e fu già redatta la cartella stampa. Una parte di quanto detto trova riscontro in un manuale, una guida al prodotto che a luglio del 1994 veniva consegnato ai venditori di Fiat per presentare alla propria clientela quella che sarebbe stata Fiat Barchetta. Proprio a pagina 53 di questo manuale, che veniva rilasciato ai venditori per imparare a vendere il prodotto che stava per nascere, c'è un chiaro riferimento alla carrozzeria Touring, dove grazie a Fiat rinasce proprio il glorioso marchio alato. La storia poi ha preso un'altra vicenda, quindi lascio a tutti gli appassionati e a tutti quanti quelli che vogliono avvicinarsi a Barchetta dare la loro interpretazione di questa curiosa vicenda. Ed ecco l'abitacolo della nostra Fiat Barchetta.
Gli strumenti sono di impostazione sportiva, sono circolari, sono 3 e sono raccolti dietro il volante. Il contagiri è proprio in posizione centrale e il fondo, il quadro strumenti, è di colore bianco. La climatizzazione poteva prevedere, con supplemento di prezzo, anche l'aria condizionata. Gli interni della vettura che vi stiamo mostrando sono molto particolari. Difatti è una versione limited 1998. In questa soluzione cromatica sono stati prodotti solamente 500 esemplari e una targhetta identificativa vicino al pomello del cambio va a sottolineare la numerazione progressiva dell'esemplare che state guidando. La versione limited di barchetta era prodotta in 2500 esemplari, 2000 di colore grigio argento con interni in pelle rossa e capote in PVC colore rosso. 500 esemplari in colore verde stelvio e interni in pelle color biscotto, così come la capote in PVC. Anche la dotazione di serie era particolarmente ricca. Trovavamo l'ABS, trovavamo l'airbag lato guida, cerchi in lega di disegno specifico, l'autoradio con mangiacassette. Tra gli accessori si potevano avere l'aria condizionata e un hardtop rigido in lamiera con il lunotto in vetro, corredato di lunotto termico, facilmente azionabile grazie a un pulsante in prossimità della plafoniera vicino allo specchietto retrovisore interno. E questa è la storia di Fiat Barchetta. Abbiamo voluto anche dilungarci un po' sulla vicenda Touring, che forse è poco conosciuta ai più. Questo è il canale YouTube di Milano History Cars Club e Youngtimer Club Milano. Siamo un club di appassionati di veicoli storici e youngtimer. Organizziamo eventi, raduni, manifestazioni e ci piace contagiarvi con la nostra passione. Seguiteci sui social, Facebook, Instagram e sulla nostra pagina web che è milanohistoriccarsclub.it. Ci vediamo ai prossimi raduni.